Siamo qui con il presidente dell'Inter, we're here with the Inter president. Prima di tutto complimenti, first of all, well done, massive congratulations president. Che emozioni sta provando in questo momento? How are you feeling in this very proud moment? I can't really describe the feeling with words, you know. It's a special moment that we've been waiting for a long time, and we know exactly how much work we're putting into the result today. So I just hope that this joy can really share with everybody around the world. È molto difficile trovare le parole in questo momento, sappiamo quanto lavoro c'è stato dietro questa cosa, quindi speriamo di condividere, dare gioia a tutti nel mondo, tutti gli interisti. Presidente, oggi abbiamo visto dei tifosi qui presenti allo stadio, veramente un bel segnale. Today we saw some fans here inside the ground, it's a great sign we're heading towards the right direction. Yeah, I just hope the fans are happy, you know. I hope everybody are enjoying the moment. This is the reason why football exists. This is the reason why sports entertainment exists, you know, giving the positive energy, the joy, you know, the hope in the competition and in your life, you know. Spero che i tifosi siano molto contenti, sport è anche questo, intrattenimento è anche questo, avere i tifosi presenti, quindi siamo veramente contenti di condividere questa gioia in questo momento. Presidente, questo scudetto è anche una vittoria del gruppo, di questa squadra che non ha mai mollato. President, this Inter squad never gave up and it's all about team spirit that brought home this scudetto this season. Yeah, so could you repeat the question? Of course. I was saying this victory of this Scudetto is all about team spirit. It's the group that brought home this trophy. Of course, I mean, I think within the people that I trust and who worked really hard in the past 5 years, in the team, on the pitch, around the club, step by step, with the improvements, finally we achieved the result today. You know, so it's not by luck, you know. Sometimes the sports result is by luck, but today the result eventually achieved today is all the hard work that we've been putting in the 5 years, and we eventually take the fruit from the result. You know. Questo ovviamente risultato è frutto di tanti anni di lavoro, non si vince solo per caso, solo per fortuna, magari può succedere, ma non in questo caso, tanto lavoro dietro le quinte. Ultima domanda, Presidente, che le faccio, e se ha un messaggio per tutti i tifosi, milioni in giro per il mondo. The last question, if you have a message for the Inter fans all around the world who follow us. Just look at the Inter that you love. It's like a picture or a story of your life, which with hope, positive energy, and hard work, eventually we will always achieving the result or improve our life. You know? Questa è proprio una storia d'amore. Con tutto questo lavoro, fiducia, si può migliorare le cose e fare grandissime cose insieme. Grazie mille, President. Thank you very much, President, for your time. Thank you very much. Thank you. Che sapore ha lo scudetto 2020-2021? Si può dire che l'Inter abbia vinto da Inter? Sapore speciale, perché credo che il mister, lo staff, tutti questi ragazzi hanno scritto una pagina importantissima per la storia del nostro club e penso molto meritato, perché hanno fatto un lavoro straordinario nonostante tutte le difficoltà. 1000 tifosi assistono a Inter Udinese, un segnale di speranza, forse anche verso il futuro lo stadio pieno, uno stadio poi come quello di San Siro può sempre dare delle emozioni. E speriamo rivedere tutti i nostri tifosi allo stadio, sarebbe una cosa bellissima già dalla prossima stagione. Io me lo auguro, perché credo che i nostri tifosi meritano festeggiare insieme a noi sullo stadio. Tu hai visto tante squadre vincenti, ogni squadra è vincente a suo modo. La cosa che ci ha stupito di questa è che era un gruppo molto unito, molto coeso, davvero si vedevano giocatori che si sacrificavano l'uno per l'altro. Quando succede questo nel calcio e nell'Inter di solito si vince. Credo che il merito di questa squadra è aver superato tutte le difficoltà che ha affrontato, credendo sempre nel lavoro che stavano facendo. Non hanno mai mollato e hanno saputo sempre andare dietro l'obiettivo, avendo un grandissimo lavoro dietro. Credo che questo sia fatto da una cultura portata da Antonio Conte e tutto il suo staff, e questi ragazzi, ripeto, meritatamente hanno vinto questo campionato che rimarrà nella storia. Sono tante le istantanee di questo campionato, soprattutto nel girone di ritorno. È un Inter che a un certo punto ha preso un vantaggio, lo ha consolidato e si è dimostrata più forte di tutte le altre, le ha battute tutte. I numeri parlano chiari.
Penso che ha fatto un girone di ritorno straordinario sotto tutti i punti di vista e per questo scudetto è molto meritato. Per te il primo scudetto senza la divisa da giocatore ti è pesato un po'? O... No, io sono felicissimo perché ho condiviso insieme a loro tutti questi momenti. Da 2 anni, da quando è arrivato Antonio Conte, sono stato molto vicino alla squadra, ho visto benissimo tutto il lavoro che hanno fatto e ripeto, per questo credo che hanno meritato questa vittoria. Grazie. A voi. Direttore Giuseppe Marotta, lo scudetto dell'Inter di quest'anno è tutto tranne che estemporaneo o casuale, è il frutto di un percorso di crescita molto definito e molto preparato. Sì, condivido, è stata un'impresa straordinaria, frutto di una grandissima cultura del lavoro, di un grande senso d'appartenenza di tutti i protagonisti e quindi questo è il giusto riconoscimento per tutti, giocatori, allenatore, società, tifosi. Verrebbe quasi da dire che l'Inter ha vinto da Inter, una vittoria in pieno stile e in continuità con la sua storia. La cosa che ci ha impressionato, raccontando un po' giorno per giorno le imprese di questi ragazzi, è il grande gruppo, la capacità di farsi trovare pronti, coesi, è davvero un gruppo di giocatori che si è sacrificato l'uno per l'altro. Ma è stato un lavoro profuso da Conte nel corso della passata stagione, che si è concretizzato ulteriormente in questa, ed è venuto fuori una squadra veramente molto omogenea, molto legata, che ha portato a superare anche i momenti di difficoltà e arrivare a questo veramente straordinario successo. Dal punto di vista sportivo è stata un arco questa cavalcata davvero impressionante, l'Inter ha rincorso, la rincorsa poi l'ha portata molto più avanti delle altre. C'è un motivo, un istantaneo, un momento in cui secondo lei l'Inter ha davvero vinto lo scudetto o è la somma di tanti piccoli passi? Ma io credo che quando battemmo la Juventus in modo perentorio qui 2-0, quello è stato un po' l'inizio di un momento in cui c'era una forte convinzione dettata da un'autodeterminazione che dava grande consapevolezza e grandi valori al gruppo e quindi da lì è iniziato un percorso direi trionfale perché consideriamo che abbiamo vinto con largo margine di tempo e devo dire non tanto perché le altre squadre non hanno vinto, bensì invece perché noi abbiamo continuato a inanellare punti. Antonio Conte ha definito questo scudetto un'opera d'arte, lei come lo definirebbe? Ma assolutamente un'opera d'arte direi grandiosa perché è stata veramente fatto un lavoro certosino in qualcosa che era sicuramente di valore ma che doveva trovare quella giusta amalgama considerando appunto questa metafora artistica che necessita un po' in tutti quelli che poi sono i traguardi dello sport. Grazie direttore. Grazie a voi. Con il dottor Alessandro Antonello intanto immaginiamo una soddisfazione doppia questo scudetto per chi è anche un grande tifoso nerazzurro. Sì, una soddisfazione enorme, primo da tifoso, perché oggi è la festa di tutto il popolo interista e a maggior ragione anche per me essere amministratore delegato del club, essere tifoso e raggiungere questo obiettivo riempie di orgoglio. Un grande lavoro fatto quest'anno in condizioni molto difficili, quindi un grazie veramente a tutti, perché tutti, sia i ragazzi in campo, i ragazzi fuori dal campo, tutti i colleghi dell'area corporate, insomma, hanno contribuito a loro modo al raggiungimento di questo storico risultato. Correttamente diciamo che la parte sportiva è un po' la vetrina, la punta dell'iceberg, in realtà ci sono molte aree che hanno lavorato duro per far sì che questo scudetto fosse possibile. Sì, ma assolutamente, intanto il risultato sportivo è stato un risultato straordinario, come sempre detto anche il nostro coach, perché le condizioni in cui è stato giocato questo campionato erano estremamente difficili, imprevedibili a causa della pandemia, la difficoltà con cui si doveva affrontare ogni settimana le partite, quindi un plauso particolare va a loro chiaramente, però ecco dietro c'è una macchina, un'organizzazione che ha sempre supportato il team, la squadra per il raggiungimento di questo che era un obiettivo nei pensieri di tutti e poi concretizzato alla fine. Il bel segnale di maggio che è stato un mese di feste, una festa oggi con 1000 spettatori a San Siro, forse è un segnale anche di speranza verso il futuro.
Sì, è un segnale, è stato un festeggiamento che si è prolungato nel corso di queste settimane. Oggi avere almeno 1000 persone che simboleggiano un po' una riapertura degli stadi agli eventi sportivi live è un segnale di speranza. Ci auguriamo che tutto ciò possa essere di buon auspicio per la prossima stagione, di poter avere tra di noi i nostri tifosi, perché ecco, quello che ci è mancato quest'anno sicuramente sono stati i nostri tifosi allo stadio che supportavano i nostri ragazzi in questa cavalcata trionfale. Chi racconta lo sport abusa spesso della parola resilienza, però insomma forse è quella giusta per definire una squadra che a fine agosto perdeva la finale dell'Europa League per un soffio, per un pallone, e poi è riuscita a far quadrato, a ritrovarsi, a battere tutti gli avversari in maniera anche estremamente netta e meritata. Sì, la resilienza nello sport è una qualità che evidenzia la capacità di raggiungere gli obiettivi nonostante le tante difficoltà. Di difficoltà ce ne sono state tante, i ragazzi hanno dimostrato di essere molto forti non solo fisicamente ma anche psicologicamente nell'affrontare anche i momenti più difficili di questa stagione molto lunga, perché diciamo che alla fine non si è mai interrotta dalla finale di Europa League ad oggi, quindi ancora una volta un plauso perché è stato uno sforzo immane da parte di tutti. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hey amigo, no olvides suscribirte a nuestro canal YouTube. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.